E ora che è arrivata la primavera, inizia a arrivare la stagione un po' più calda, si iniziano a comprare tendenzialmente nuove fragranze. E quindi vi voglio parlare, mi avete chiesto di parlare di profumi economici, profumi a buon prezzo, che hanno un ottimo valore, qualità, prezzo. Tutti i profumi di cui parlo saranno linkati qui in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate, se ne avete provati qualcuno di questi. Questa è la mia opinione, ma sono sicuro che vi piaceranno. O che almeno tra questi troverete qualcosa che vi possa piacere. Il primo è un profumo inaspettato ed è il profumo di Intimissimi. Quando sono andato da Intimissimi a comprarmi qualcosa, un po' di tempo fa, ho notato che avevano dei profumi e se compravi qualcosa praticamente il profumo veniva scontato da tipo 30 euro a 10 euro. E quindi l'ho comprato e c'erano due versioni, il grey e il black. Ho preso il black perché era quello che ovviamente black, io indosso sempre il nero e vi devo dire ragazzi che più lo indosso e più mi piace. Ovviamente non è niente di speciale, sa di profumo da intimo, esattamente come ve l'aspettate, però vi devo dire che per 10 euro, se andate a comprare qualcosa di Intimissimi e questo ve lo fanno a un buon prezzo, vale tantissimo la pena perché è veramente buono e dura anche abbastanza, lo indosso spesso, soprattutto in palestra. Il secondo è un brand che mi è arrivato in realtà non tanto tempo fa, ma che conoscevo perché sono stati gentili da inviarmi dei profumi in passato e adesso mi hanno inviato altre cose, quindi le ho testate e vi devo dire che a discapito di tutto quello che pensavo, non pensavo, lasciando e abbandonando tante mie idee, alla fine è un brand che non mi dispiace per niente. Si chiama Dossier e a parte il fatto che comunque le boccette, tutto è fatto bene, il tappo è magnetico, il loro sito è fatto bene quando me l'hanno fatto vedere, alla fine ho detto vabbè va bene, però devo provare il profumo. L'ho provato e vi devo dire che ci siamo. Vi devo dire che per qualità-prezzo, vi devo dire che modellando un po' il loro DNA su profumi e altri DNA che funzionano come idea, diciamo che non sempre, se fatta male la cosa, sono d'accordo, ma se una cosa è fatta bene, con un certo stile, una certa eleganza e mantenendo comunque una propria identità, quindi aggiungendo comunque un tocco di per sé, essendo trasparenti su questa cosa, perché no? C'è un mercato anche per quello, soprattutto se qualcuno, come in questo video, il target a cui è indirizzato è proprio quelle persone che cercano questo. E vi devo dire che non è niente male, questi due sono i miei preferiti, uno è powdery tabacco e uno è floral marshmallow. Durano, si sentono, sono apprezzati, mio padre mi ha appena complimentato il tabacco e quindi tanta roba. Il terzo è uno dei miei brand preferiti, qua si sale un po' di prezzo, però volevo includerlo comunque perché secondo me ne vale la pena, soprattutto se un giorno vi capita di fare un viaggio in Giappone, lì proprio ve lo lanciano dietro, invece che sui 100 euro va sui 30-40 euro, ed è J-Scent. J-Scent è uno dei miei brand preferiti in assoluto, questo è il Roasted Green Tea, che penso sia il loro best seller, mamma mia che buono! E anche Sumo Wrestler, ce ne sono tantissimi, prendono un po' proprio dalla cultura nipponica, varie sfaccettature, le raccontano in formato olfattivo e sono bellissimi perché sono semplici, puri, diretti, hanno comunque questo sillage non troppo forte, molto da cultura asiatica, perché secondo me in futuro tutto questo sillage fortissimo di cultura araba, secondo me prima o poi questa aggressività andrà un po' a svanire e quindi questo secondo me è qualcosa di più concettuale, qualcosa di più leggero, qualcosa di più intimo, è qualcosa che funzionerà di più e questa è tanta roba. Un altro brand di cui ho parlato in passato, ci ho anche collaborato in passato, ma vi devo dire che indipendentemente da tutto, in effetti per il prezzo ci sta, sono gli Once. Gli Once ragazzi, io ho preso questo che è di Sight, ma ce ne sono altri, c'è, come si chiamava, Josie, che è buonissimo, e Ferodi, siccome sono i tre migliori, e vi devo dire che quando ci collaboravo tanta gente mi scriveva, mi diceva Marco ma lo provo, 30 euro, costano sui 30 euro, penso i profumi, e io dicevo provali e fammi sapere come ti trovi, e quando lo provavano il 95% delle persone mi dicevano che si erano trovati benissimo. E quindi vi devo dire ragazzi, poi il packaging e tutto, anche se non vuole regalarlo, quello conta e mi è piaciuto molto meglio di tanti altri brand e vi devo dire che comunque aggiungono qualcosa di unico, aggiungono qualcosa di particolare. Di Sight più maschile, poi c'è Josie che è il più femminile, Ferodi invece una via di mezzo che sa un po' di che ha un po' di quel eccentric molecule, diciamo tra virgolette, qualcosa di un po' più unisex, però che mi piacciono, devo consigliarvi. Un altro invece è uno che mi avete consigliato voi, mi avete detto Marco parlaci di questo, parlaci di questo, parlaci di questo, e quando il brand mi ha scritto chiedendomi di inviarmi qualcosa ho detto
finalmente, e il brand è Nasim, e quindi ho detto, sai cosa, lo proviamo, vediamo com'è, mi hanno inviato delle varie referenze, e questo è quello che mi è piaciuto di più. Si chiama Paris Oud, e vi devo dire che in generale, come brand, se vi piace questo genere comunque un po' arabeggiante, questo genere un po', diciamo, diverso, che va a prendere delle cose che funzionano e le mettono insieme, hanno dei packaging molto lanciati, sono dei packaging che sono bellissimi, fa troppo ridere e sono molto interessanti. Vi devo dire che questa cosa può anche fare bella figura, può anche fare sia come boccetta, che come packaging, che come esperienza, anche come regalo, e per il prezzo valgono la pena, perché alla fine sono qualcosa di unico. L'odore e il sillage ci sono, e secondo me in questa categoria valgono. E ora siamo all'ultimo, ragazzi, e qua si parla di storia. Questo è Tesori d'Oriente. Tra l'altro mi sono accorto che è qualcosa che probabilmente abbiamo solo noi italiani, Tesori d'Oriente. E in effetti il nome è Tesori d'Oriente. Però questo, ragazzi, cioè questo profumo qua ha fatto letteralmente la storia. Soprattutto questo che è muschio bianco, che sa di pulito, sa di borotalco, sa di, non lo so, di deodorante, però è talmente buono e costa neanche tipo 5 euro, che cioè, per me è assurdo. L'unica cosa è che ovviamente non è che sai di profumo, sai più di un buon deodorante, però se a uno non interessa avere quel profumo particolare, un Nasim o cose così particolari, interessa semplicemente sapere di buono. Secondo me questo è il migliore della linea, perché poi quando vai su quelli più profumati o con sfaccettature diverse inizia a sentirsi, diciamo, la parte chimica è un po' brutta, però questo che dovrebbe semplicemente sapere di pulito fa il suo sporco lavoro per il prezzo che ha e tanta roba. Ragazzi, stavo editando il video e mi sono scordato di menzionare, a proposito di dupes, qualcosa di interessante che è il Armaf. Gli Armaf, secondo me, il fatto che si trovano su Amazon, il fatto che sono a buon prezzo, anche questi ovviamente sono dupes, però alla fine, come dicevo, ci sono alcuni che, diciamo, prendono spunto anche tanto da profumi che già vanno, però ormai lo fanno anche alcuni profumi commerciali, alcuni brand commerciali, quindi dipende da come lo fai e dipende al prezzo, dipende anche com'è alla fine il risultato. E secondo me Armaf è un altro di quei brand che trovandolo su Amazon, trovandolo a poco, secondo me è ottimo. Anzi, secondo me Armaf Club de Nuit Intense penso che sia quello migliore che va a un po' avere, diciamo, le stesse vibe di Creed Aventus. Addirittura, secondo me, a volte lo può anche superare. Quindi, diciamo che se uno non interessa avere quello, diciamo, quello lì, può avere quello là. E io l'ho consigliato, ad esempio, ad alcuni miei amici e a tanta gente è piaciuto. Quindi, anche quello c'è. Ecco qua, ragazzi, quindi un piccolo video bonus di consigli profumati, perché comunque sempre mi piacciono e volevo condividerlo con voi. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!